Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono le equazioni di grado superiore al secondo scomponibili in fattori. Qui ho un'equazione di grado 7, perché il grado più grande con cui appare l'incognita x è 7, e vedo che non sono né in un'equazione binomia, come abbiamo visto nel video precedente, né in un'equazione trinomia. Cioè ho tre termini ma non ho l'equazione trinomia. Quindi come faccio? Dobbiamo andare a scomporre, ed è molto importante che voi sappiate bene i prodotti notevoli. Quando io scompongo mi devo sempre fare due domande in questo preciso ordine. Prima domanda: posso raccogliere qualcosa in comune a tutti quanti? In questo caso la risposta è sì, perché posso raccogliere x alla quinta. È molto semplice, quando devo raccogliere qualcosa raccolgo sempre x con il grado più basso in cui appare, quindi tra 5, 6 e 7 raccolgo ovviamente x alla quinta. In questo modo x alla settima diviso x alla quinta viene x alla seconda, perché devo fare 7 meno 5. 12x alla sesta diviso x alla quinta viene 12x. 35x alla quinta diviso x alla quinta rimane 35. Ora otteniamo due fattori, uno di grado 5 e uno di grado 2. Siccome noi sappiamo svolgere le equazioni di grado 2, smettiamo di scomporre, anche se in realtà potevamo continuare a scomporre questo trinomio qui nel nostro trinomio speciale, come avrete visto nella playlist prodotti notevoli. Ricapitolando, quando abbiamo un'equazione di grado superiore al secondo dobbiamo scomporre finché non otteniamo delle equazioni di grado 2 oppure 1. A questo punto cosa facciamo? Applichiamo la cosiddetta legge di annullamento del prodotto, ovvero facciamo i rami in cui poniamo i nostri fattori uguali a 0. Come vedete ho posto il primo fattore uguale a 0 e il secondo fattore uguale a 0. La prima è un'equazione monomia, quindi a prescindere dal grado che ho qui viene sempre x uguale a 0, e questa è la prima soluzione. Poi qui abbiamo un'equazione di secondo grado completa, quindi applichiamo la nostra formula risolutiva. La formula ci dice che le due soluzioni si ottengono facendo meno b, quindi meno 12, più o meno la radice di b alla seconda, quindi 12 per 12 144, meno 4ac, quindi 4 per 1 per 35 fa 140. Tutto fratto 2a, da noi a vale 1, quindi tutto fratto 2. Facendo i calcoli, meno 12 lo ricopio, 144 meno 140 fa 4, sotto radice fa 2. Come sempre faccio i rami, una soluzione si ottiene facendo meno 12 meno 2 fratto 2 e l'altra soluzione è meno 12 più 2 fratto 2. La prima, meno 14 fratto 2, viene meno 7, e la seconda, meno 12 più 2 fa meno 10, fratto 2 fa meno 5. Ricapitolando, la mia equazione di grado 7 mi dà tre soluzioni: x uguale a 0, x uguale a meno 7, x uguale a meno 5. Facciamo un esercizio un pochino più difficile. Questa volta ho un'equazione di terzo grado e, come sempre, per risolverla devo andare a scomporre. Quando scompongo ho due domande. La prima domanda che mi faccio è: posso raccogliere qualcosa a tutti quanti i termini? In questo caso, a differenza di prima, la risposta è no. Quindi passo direttamente alla seconda domanda. Quanti termini ho? 4. Quali sono i prodotti notevoli che ho studiato che mi danno come risultato 4 termini? La risposta è o il cubo di binomio o il raccoglimento parziale, cioè il raccoglimento a 2 a 2. Per essere un cubo di binomio devo avere sempre due cubi. Qui x alla terza mi piace perché è il cubo di x. Tuttavia questi termini non sono in alcun modo dei cubi. Quindi raccoglimento parziale. Potrei raccogliere a 2 i primi termini e gli ultimi due, ma già vedo che non mi piace, perché se raccogliessi x alla seconda qua mi rimane x più 6 e qui non ho niente da raccogliere. Vi ricordo che per il raccoglimento parziale l'obiettivo è avere tra parentesi la stessa cosa. Se non vi ricordate bene come si svolge il raccoglimento parziale, vi invito a guardare la mia playlist sui prodotti notevoli, così potete dare una ripassatina a tutto. Quindi l'ultima spiaggia è la famosa regola di Ruffini. Dobbiamo scomporre questa equazione con la regola di Ruffini. La regola mi dice che devo andare a prendere tutti i termini che si dividono per il termine noto. Quindi 6 si divide per più o meno 1, più o meno 2, più
più o meno 3 più o meno 6. Bene, dopodiché devo andare a trovare qual è il numero che sostituito al posto della x mi annulla tutto questo mio polinomio. Piccolo suggerimento, io noto che la mia equazione qui ha tutto segno più, quindi è chiaro che tra questi numeri non prenderò mai più 1, più 2, più 3, più 6, perché non mi si annullerà mai con questi numeri il mio polinomio, quindi andiamo a provare con meno 1. Il mio polinomio mettendo meno 1 diventa meno 1 alla terza, più 6 lo ricopio e al posto di x devo mettere meno 1, quindi verrà meno 1 alla seconda, più 11 lo ricopio, al posto di x metto meno 1 e più 6 lo ricopio. A questo punto facciamo i calcoli, meno 1 elevato alla terza fa meno 1, meno 1 elevato alla seconda fa più 1, vi ricordo che quando l'esponente di una potenza è pari il segno del risultato viene sempre più qualcosa, quindi nel nostro caso più 1, per 6 6, più per meno meno 11, più 6 lo ricopio. A questo punto sommiamo i termini, io sommo sempre i termini con lo stesso segno tra di loro, quindi più 6 12, meno 11 meno 1 meno 12, più 12 meno 12 fa 0. Ho trovato qual è il numero che mi annulla il polinomio, è meno 1, quindi dobbiamo andare a fare una sorta di tabella in questo modo. Dobbiamo scrivere i coefficienti della mia equazione in ordine preciso, cioè in ordine dal più grande al più piccolo, quindi meno 1 l'ho ricopiato qui in questo angolino, poi il coefficiente di x alla terza è 1, il coefficiente di x alla seconda è 6, il coefficiente di x è 11 e il termine noto è 6 e l'ho scritto qui isolato. A questo punto il primo numero lo devo sempre ricopiare qua sotto, dopodiché devo moltiplicare questo numero per questo, quindi 1 per meno 1 meno 1, il risultato lo metto qui sotto al 6, poi devo sommare questa colonna, quindi 6 meno 1 5 e il risultato lo copio qui. Di nuovo 5 per meno 1 fa meno 5, quindi il risultato lo copio qua. In colonna sommo, quindi 11 meno 5 6, in diagonale moltiplico 6 per meno 1 meno 6 e lo ricopio qua. In colonna più 6 meno 6 0. Nota bene, nella regola di Ruffini dovete sempre ottenere 0 qua. A questo punto la regola mi dice che questa equazione di terzo grado diventerà così: x più 1, il più 1 è esattamente il mio numero cambiato di segno, quindi siccome qui avevo meno 1 è diventato più 1, dopodiché l'equazione da grado 3 è diventato di grado 2, quindi esattamente 1 in meno. Se nella vostra equazione avevate un esercizio con un'equazione di grado 7 diventava un'equazione di grado 6 e così via, quindi nel nostro caso da grado 3 è diventata grado 2 e i coefficienti di questa nuova equazione sono quelli che ho in questa tabellina, quindi 1 è il coefficiente di x alla seconda e così a scendere, quindi 5 il coefficiente di x e 6 il termine noto. A questo punto mi fermo con la mia scomposizione, perché quando scompongo mi basta ad arrivare a tanti fattori di grado o 1 o 2 e quindi applichiamo la legge di annullamento del prodotto, ovvero faccio i rami ponendo uguale a 0 i due fattori, quindi x più 1 uguale a 0 e questo qui uguale a 0. La prima è un'equazione di primo grado, quindi porto il termine noto di là cambiando segno e quindi l'equazione diventa x uguale meno 1. La seconda è un'equazione di secondo grado completa, quindi come avrete visto nel mio video la formula mi dice che le due soluzioni si ottengono facendo meno b, quindi meno 5, più o meno radice di b alla seconda 5 per 5 è 25, meno 4ac, quindi 6 per 4 per 1, 24, tutto fratto 2a, poiché a vale 1, tutto fratto 2. A questo punto facendo i calcoli, meno 5 lo ricopio, più o meno 25 meno 24 fa 1, la radice quadrata di 1 è 1, tutto fratto 2. Come sempre faccio i due rami e una soluzione la otterrò facendo più 1 e una soluzione facendo meno 1. Quindi meno 5 più 1 fa meno 4, fratto 2 meno 2. Meno 5 meno 1 fa meno 6, fratto 2 meno 3. Quindi le soluzioni della mia equazione di terzo grado sono queste tre, meno 1, meno 2 e meno 3. Ecco gli esercizi di questa settimana. Ti ricordo che, come sempre, dall'1 al 5 sono un po' più semplici e dal 6 al 10 un po' più difficili. Parti con quelli più facili e poi man mano aumenta la difficoltà. Allora, com'è andata? Ti senti ancora un pochino scarso? Non ti preoccupare, riguarda il video con calma e riprova. Vedrai che diventerai imbattibile.
Ricordati, iscriviti al mio canale e passa parola. Io sono Monia Tomassini e come ormai sai benissimo il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.